Ciao, in questo video vedremo questo amplificatore molto compatto che è dichiarato per 100 più 100 watt per canale hi-fi, è scritto qua, non so se si vede, 100 più 100 watt, che poi andremo a vedere se veramente riesce a dare questa potenza, perché 100 più 100 watt RMS li dichiarano su 4 ohm, sono parecchi. La scheda tecnica che c'è sul sito è questa, tensione di alimentazione da 20 a 90 volt, però raccomandano di utilizzarlo a 45 volt. Dichiarano che i finali Toshiba sono stati smontati da vecchie apparecchiature e che sono in buone condizioni. Andremo poi a provarli. Preferisco comunque dei finali originali smontati piuttosto che dei cloni cinesi. Infatti si vede che sono marcati Toshiba e la marchiatura è originale. Andiamo quindi ad analizzarlo. Questo è l'amplificatore, l'ho pagato poco più di 20 euro, 20,69 per l'esattezza, adesso è fuori a 21,39. Queste sono le specifiche, monta due finali 2SC 5002 e 2SA 1903. Alimentazione la danno da 20 a 90 volt, però dicono raccomandata duale 45 volt. Uscita di potenza 100 più 100 4 ohm a 45 volt. Massima potenza d'uscita 150 più 150 watt, 4 ohm a 45 volt. Dimensioni, eccetera. Poi andremo a vedere se è tutto corretto. Questa è la sua confezione, un semplice sacchettino. Queste sono tutte le informazioni che ho. Guardiamo nel dettaglio i finali 2SA 1943 e 2SC 5002. Ci sono poi questi altri due transistor, questo e questo qui, questi 4 transistor, 1, 2, 3 e 4. Questa è la morsettiera di alimentazione duale, quindi il comune, il positivo e il negativo. L'uscita per le casse, una è a sinistra, left out, e una a destra, right out. Questo e questo qui sembrano due test point per misurare la corrente di BIAS, penso. Purtroppo non c'è nessuno schema e nessun manuale. C'è solo scritto qui che la corrente di riposo non eccede i 50 mV ed è relativamente stabile. Infatti non ci sono trimmer di taratura. Della corrente di BIAS ci sono quei due trimmer qui che poi andremo a vedere cosa sono, magari scopriamo che sono i trimmer di taratura della corrente di BIAS. Questo qui è l'ingresso bassa frequenza, sinistro, destro e GND, sopra è nera e sotto è bianca. Qui ci sono le piste scoperte da solder che nel progetto secondo me prevedevano la riempitura di stagno, però secondo me qui hanno messo dei pezzi di nastro Kapton per non far coprire i fori dei componenti che devono soldare a mano. Hanno soldato a mano le morsettiere, probabilmente anche queste resistenze qui, e tutti questi hanno messo due strisce di scotch e lo stagno non è andato su queste piste. Il rinforzo delle piste non c'è più. Dopo con dello stagno andrò a rinforzare tutte queste piste. Come dissipatore volevo usare questo qui che ho in giro, però siccome il passo dei fori non è proprio perfetto, li vado a smontare, li fisso qui. Uso queste due viti, queste due qui in alto per i finali e queste qui per i transistor qui più piccoli, e poi con dei fili la collego. Magari mi metto qua in mezzo per distribuire meglio il calore. Per rinforzare le piste non faccio altro che depositare dello stagno così. Qui è meglio chiudere questi fori. Ho fissato i finali al dissipatore, adesso ne approfitto per provare col multimetro sul prova diodi le giunzioni. Per provare le giunzioni il primo è un PNP, la piedinatura è questa, base, collettore e mettitore, quindi mettiamo il puntale nero sulla base, poi faccio collettore 0,5 volt e mettitore 0,5 volt. Quindi questo è in PNP e questo è in PNP, quindi deve essere uguale, 0,5 e 0,5. Per provare l'NPN faccio l'inverso, puntale rosso sulla base, 0,5, 0,5, 0,5 e 0,5, e così abbiamo provato i finali grossi. Questi qui piccoli non ho controllato la piedinatura, vediamo se anche loro. Qui sembrerebbe che la base sia a destra, 0,6, 0,6, questo è uguale, 0,6 e 0,6.
Una cosa che bisogna fare attenzione quando si fissano questi finali sulla letta, che sotto ci sia la mica isolante o il silpad isolante, e verificare sempre che tra il centrale e il dissipatore ci sia isolamento. Adesso prendo un prova transistor, così vediamo anche se il parametro di guadagno rientra nelle specifiche, che deve essere da 55 a 160. Ecco collegato il prova transistor, accendiamo, facciamo il test. PNP, 1 base, 2 collettore e 3 emettitore, ed è corretto. Guadagno 83, quindi rientra nel guadagno dichiarato qui da 55 a 160. Proviamo se tutti hanno un guadagno di circa 85, NPN 89, questo è il guadagno un po' più alto, 93. Teoricamente se ne avevamo tanti sceglievamo quelli di guadagno uguale 69. Questo ha un guadagno molto più scarso, potrebbe influire sulle prestazioni, ovviamente le correnti non saranno uguali su tutti. Adesso faccio uso di questo strumento per provare la tensione di breakdown, ovvero la tensione di funzionamento, il VCE. Dobbiamo applicargli 1,5 volte la tensione dichiarata, che fa 345, adesso non c'è collegato nulla, quindi premo il tastino di test e metto più o meno 345 con una corrente di circa 1 mA. Collego il rosso sull'emettitore e il nero sul collettore. Colleghiamo, quindi per i PNP devo collegare il rosso sull'emettitore e il nero sul collettore. Premiamo 297, non arriva comunque a 345, quindi la tensione di breakdown è 297. Vediamo se anche gli altri sono uguali, quindi faccio il suo gemello 300 e adesso faccio gli NPN mettendo il rosso sul collettore e il nero sull'emettitore. 299, quindi vediamo che più o meno sono tutti uguali. 303, questo kick aveva il beta basso a una tensione più alta. Per fare delle misure ancora più precise potrei usare questo dispositivo, che è proprio un transistor tester, che oltre a misurare le tensioni di breakdown VBR fa altre prove per misurare il guadagno con correnti diverse di saturazione. La parte destra è per gli NPN e la parte sinistra per i PNP. Tensioni di breakdown abbiamo solo due, 200 volt e 1000 volt. Di questo strumento ci ho fatto un video apposito, quindi non sto lì adesso a mostrare tutte le funzioni. Trovi il link in descrizione del video dell'uso di questo strumento. Ho collegato il tutto, adesso c'è un oscilloscopio, il volmetro, che faremo delle misure in tensione, alimentazione, sto alimentando con un 45 volt, con 2 alimentatori, questo più altri 2 alimentatori sulla messi in serie, e le resistenze di carico fittizio da 8 ohm. Misuriamo le tensioni di alimentazione, quindi tra GND e più V 45 volt, tra GND e meno V o meno 45 volt, e qui siamo a posto. Sull'uscita delle casse non devo avere niente, l'ho misurato prima anche senza il carico, non c'era niente, quindi anche qui non ho niente. Poi ho, non so se si vede, lì c'è scritto 2 volt e lì c'è scritto 2 volt. Infatti se io vado a misurare ho 2 volte 3 e 2 volte 3, però ho visto che vengono regolati da questi trimmer, che secondo me sono la corrente di bias, cioè la distorsione di incrocio. Adesso, siccome noi non abbiamo manuali che ci dicono quanto deve essere la corrente di riposo, la corrente di bias, la ricaviamo in un modo un po' empirico, ovvero gli diamo un segnale più basso possibile, quindi metto l'oscilloscopio sulla scala più bassa, ad esempio 200 mV, e gli do un segnale in ingresso qui col mio generatore di funzioni il più basso possibile, in maniera che la distorsione di incrocio si inizi a vedere. Ok, adesso non ho distorsione di incrocio perché probabilmente il trimmer è già più o meno tarato. Per vederla meglio dobbiamo andare su frequenze abbastanza alte. Prima vediamo la linearità del circuito mettendo un'onda quadra, quindi vuol dire che è molto lineare. Rimetto la sinusoidale e vado su di frequenza. Adesso sono a 1 kHz, lo vediamo qua, 1 kHz. Io metterei 100 kHz, quindi spostiamo la base dei tempi, la metto bella grande, la sinusoide,
e agisco su questo trimmer fino a vedere la distorsione d'incrocio. Dovrei riuscire a vederla, eccola lì, che si vede. Lo tiro al minimo, alza un pochino il segnale d'ingresso, eccola lì, che la vediamo, distorsione d'incrocio. Ok, quindi per togliere la distorsione d'incrocio dobbiamo dargli una minima corrente di riposo, una minima corrente di bias. Agisco su questo trimmer fino a vedere una sinusoide della piena, eccola qui. Eccola qui, poi magari gli do un mezzo giro in più. Andiamo a misurare sui millivolt, in quel punto qui dove abbiamo visto c'erano i test point, sono 10 millivolt che secondo me vanno bene. Stessa cosa va fatta sull'altro canale. Un'altra cosa voglio farti vedere, la distorsione d'incrocio a 1 kHz si vede meno. Rimetto il trimmer tutto a zero, così ho tutta la distorsione d'incrocio. Torno a 1 kHz, cambiamo la base dei tempi, come vedi a 1 kHz si vede molto meno la distorsione d'incrocio. Quindi torniamo a 100 kHz e aumento un po' il trimmer, eccolo qui, e lo portiamo a 10 mV, 7 mV, vediamo di qua, facciamo 10 mV tutti e due, e qui vediamo che tensione ho. Tolgo il segnale, sono 2,32 volt, 2,28 volt, adesso lo faccio anche di qui in maniera che siano calibrati allo stesso modo. Finita la regolazione, controllo con la termocamera che sia tutto nella norma, quindi scaldano quelle due resistenze lì, sono a 55 gradi, queste qui 55 gradi, questi transistor di pilotaggio 40 gradi e i finali sul dissipatore sono praticamente freddi. Ok, adesso gli do un po' di segnale, porto l'oscilloscopio con una scala un po' più alta, ad esempio 20 volt, questi qui sono, ho qui la mia tabella, sempre comoda, dovrebbe dare 100 watt, quindi un 28 volt RMS. Tensione RMS la vediamo qui, adesso sono sul canale sinistro con il segnale e sono dell'oscilloscopio sul canale sinistro. Rimetto però a 1 kHz e diamo su un po' di potenza. 12 watt, 19 volt RMS, 20, cambio scala, lo porto su così si vede meglio, aumento, 28 volt RMS, inizia a clippare, vedi qua sotto e poi anche sopra, 28 volt RMS su 8 ohm sono 100 watt, quindi è incredibile che dichiarano i 100 watt a 45 volt come da specifica. Riprendiamo le specifiche, qui davano 100 più 100 watt su 4 ohm, io li ho ricavati tranquillamente su 8 ohm, adesso metto i 4 ohm sempre con più o meno 45 e vediamo che potenza ci tira fuori. Anzi, prima di vedere a 4 ohm ho spostato sul canale destro, facciamo la stessa prova così vediamo se tutti e due i canali. 30 volt RMS, perfetto, giro le resistenze a 4 ohm, visto che l'alimentatore mi si siede ho rimesso a 8 ohm, rifaccio la prova, 28-29 volt, quindi sono 100 watt a 8 ohm. Adesso volevo vedere in ingresso il livello per avere la massima potenza in uscita, che può essere un dato molto utile. Lo metto al massimo, gli tolgo tensione così posso andare a misurare senza problemi il livello in quel punto qui. Eccolo qui, questo qui è il segnale d'ingresso per avere la massima tensione d'uscita. Sono 1,1 volt picco picco, 425 millivolt RMS, quindi con 1,1 volt picco picco abbiamo i 100 watt dichiarati dalle specifiche. Adesso volevo tenere un attimo sotto carico che riguardo con la termocamera se c'è qualcosa di anomalo. Andiamo al clipping, eccolo qui, lo lasciamo un attimo così, il riscaldamento è uniforme, scaldano solo le due resistenze di shunt del canale destro perché il carico è solo sul canale destro. Vediamo se riesco a inquadrare, eccole lì le resistenze, i due transistor, gli altri due sono freddi. Vediamo nell'altra modalità, così la visione è normale, è così quella termica. Sull'alimentatore c'è un assorbimento di 66 watt, sto notando che c'è un transistor che scalda di più dell'altro, ti ricordi che quando abbiamo provato i beta erano diversi e questo è il problema. Però siamo a 100 watt, un pelino meno perché non è 28, saranno 95 watt RMS e sta tenendo senza problemi. Il dissipatore è a 40 gradi, in quel punto qui siamo a 67-78 gradi, 68 gradi massimo. Scaldano anche poi i cavetti, è chiaro che sono in una condizione molto sfavorevole perché ho i cavetti lunghi e i transistor andrebbero lasciati saldati come è arrivata la scheda. Bisogna montare il dissipatore
senza quei cavetti lì, onde evitare autooscillazioni o cose strane. Circuitino davvero interessante. In onda quadra abbiamo visto, lo rimettiamo, l'onda quadra mi dà l'idea della banda passante. Io direi che siamo quasi piatti. Ho staccato il dissipatore, adesso andrò a dissaldare i cavetti e riposiziono tutti i transistor sul PCB. Come hai potuto vedere, questo piccolo amplificatore riesce a dare ben 100 watt RMS su 8 ohm per un costo di 20 euro. Ne vale davvero la pena, utile per sostituire in blocco magari amplificatori scoppiati irreparabili. In descrizione ti lascio il link di dove l'ho comprato. Spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!